Della vita di Bosch sappiamo molto poco perché i documenti giunti fino a noi non ci raccontano nulla della sua formazione, dei suoi lavori e delle fonti a cui l'artista attinse per realizzare le sue opere. Le cose certe quindi sono ben poche. Una di queste è la nascita del pittore che avvenne a 's-Hertogenbosch attorno al 1453. Bosch respirò fin da subito un'aria artistica, poiché sia il nonno Ian sia il padre Anton van Aken esercitavano il mestiere di pittore. La prima volta però in cui Hieronymus viene citato in un documento ufficiale risale al 1474. Sappiamo inoltre che nel 1481 Bosch era sposato con Aleid, figlia dell'agiato borghese Goyaerts van der Merwenne, dalla quale non ebbe figli. Dal 1486 in poi l'artista è citato come membro della Confraternita della Vergine. La confraternita riuniva membri laici e religiosi devoti in particolare alla Vergine. Aveva una sua cappella, consacrata alla Madonna, nella cattedrale di San Giovanni a 's-Hertogenbosch e spesso commissionava opere d'arte per decorarla. Bosch non ricavò nessun vantaggio economico dalla sua posizione all'interno della confraternita. Come molti altri pittori, Hieronymus ebbe sicuramente un'evoluzione stilistica nel corso del tempo. I dipinti più antichi di Bosch non si distinguono troppo per originalità, benché l'artista già vi introducesse elementi strani come personaggi dalle facce quasi caricaturali. Quello che ancora oggi ci attira in questo pittore sono le scene diaboliche, un mondo fatto di sogni e di incubi con volti crudeli e ghignanti, fiamme, torture e invenzioni totalmente surreali. Il carattere distintivo essenziale di Hieronymus Bosch rispetto a tanti altri artisti del suo tempo è la vivacissima immaginazione. Questa lo portò a popolare le sue opere con creature strane, allo stesso modo bizzarre e spaventose. L'artista dedicava la massima attenzione al disegno preliminare, tracciato sullo sfondo bianco delle sue opere, su cui stendeva strati successivi di colore. Fu uno dei primi artisti a fare disegni come lavori indipendenti e non preparatori per altre opere. Un gran numero dei dipinti di Bosch sono realizzati su tela, ma la sua opera forse più importante è su tavola. Il trittico del Giardino delle Delizie ha suscitato nel corso della storia dell'arte e suscita ancora oggi stupore e ammirazione. Sul rovescio delle ante è raffigurata la creazione del mondo, una visione di potente poesia. Aperto, il trittico presenta, tra il paradiso e l'inferno, il Giardino di Delizie, paesaggio fantastico, magico intreccio di corpi, nudi, forme vegetali e animali insoliti. Tra le opere più belle dell'artista possiamo citare Lecce Homo di Francoforte, in cui si fronteggiano Gesù e Pilato tra una folla di volti grotteschi, Il carro di fieno, ora al Museo del Prado di Madrid, che descrive la frenesia e il caos della vita quando viene guidata dalle passioni e dai vizi, o ancora La nave dei folli, esposta al Museo del Louvre, ispirata dall'omonimo poema satirico. Una data certa che chiude la vita dell'artista è quella della sua morte, che avvenne il 9 agosto 1516. Il funerale fu celebrato in forma solenne. Alla sua morte la fama di Bosch era già diffusa lontano dalla sua città. Per fare qualche esempio, pensiamo che in Spagna la regina Isabella possedeva 3 suoi dipinti e a Venezia il cardinale Domenico Grimani ne possedeva 5. In Spagna il pittore continuò a essere ammirato, anche quando altrove fu dimenticato. Solo nel XX secolo infatti si risvegliò l'interesse nei suoi confronti grazie al gruppo di artisti dell'avanguardia surrealista. In particolare Dalì e Miró guardarono al pittore olandese come a un precursore. Nel corso dei secoli l'artista fu riconosciuto come creatore di diavolerie e ancora oggi il pubblico si accalca davanti ai dipinti di carattere fantastico. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!